Assalamu alaikum fratelli e sorelle, spero che tutti voi state bene. Oggi ho deciso di condividervi un'esperienza bellissima che ho avuto qui a Londra ad un evento di Mufti Menk sui social media. Subito dopo farò una reazione del suo video e un piccolo riassunto. Vediamo insieme. Please welcome on stage our guest of honor, Mufti Menk. This is social media. This is what we're talking about. And that's why I've said, even if you go onto a marriage site and you're looking for a spouse, you may not realize that as legitimate as that site might be, sometimes there are people out there who are just having fun, playing with your mind, playing with your heart. Do not donate your heart to someone just because of a few words you might have heard from them. You don't. You make sure you have a physical meeting at some point. You make sure you know what you're doing. You make sure you get some parents or folks involved. You make sure there is responsibility, and then you can step by step move towards the right direction until it ends with a beautiful marriage that is blessed by everyone, inshallah, especially that which is not in the disobedience of Allah Almighty, and then you get the blessings. But to donate your heart and to start believing the promises made by someone you met on a marriage website from day one, that's a little bit childish. And like I said, at times there are people out there who are not who they are claiming to be. Sometimes they show you photos and videos of other people and you think, oh, this is the person. Little do you know, if you were to meet them in real life, it's someone else completely. MashaAllah, I see even the podium doesn't like what we're saying. We're guilty. We're guilty. My brothers, my sisters, it's important for us to realize, let's be responsible, let's be intelligent. Mashallah, mashallah, è stata un'esperienza bellissima, sia perché è stata la prima volta che vedevo Mufti Menk, e mashallah è stato veramente emozionante, ma allo stesso tempo faceva anche molto ridere, quindi era molto simpatico, mashallah. Sono d'accordissimo a quello che lui dice, ovviamente, perché siamo in una nuova era, diciamo, dove con questa tecnologia tutto è diverso rispetto a prima, perché prima magari col tempo libero specialmente si dialogava di più quando eravamo insieme a qualcuno o usavamo di più le mani per creare qualcosa durante la giornata. Adesso non è più così, adesso usiamo di più il telefono e lo usiamo stando appunto sui social media. A volte magari diciamo, magari arriva la preghiera e diciamo no, vabbè dopo, il tempo passa, quando invece dovremmo subito andare a pregare quando c'è il tempo di preghiera. E molte persone vedo appunto col telefono e non si rendono conto di quante ore passano col telefono. E ormai è diventata un'abitudine, ormai senza telefono non riescono a stare, come una droga, e prende completamente la giornata e non si rende conto. Però il problema sta appunto a cosa si fa col telefono, se si fanno cose positive o se si fanno cose negative, appunto cosa ram e cosa lalle. E specialmente cosa abbiamo sul telefono, quindi per esempio appunto abbiamo YouTube, abbiamo WhatsApp, Instagram, una serie di applicazioni che noi giornalmente guardiamo. Fin quando guardiamo le notifiche magari di persone che ci hanno scritto durante la giornata, va bene, però se poi invece prendiamo tutto il nostro tempo a guardare, a sfogliare tutto quello che fa la gente, cosa che comunque è spreco di tempo, perché non usiamo il tempo più per aprire il Corano o per esempio per parlare con tua moglie o per stare con i tuoi figli, non va bene.
Però ci sono cose halal, ovvero che se tu usi il telefono per sfogliare quello che hai sulla home, magari di Facebook o di Instagram, ma ascoltando magari Corano, recitazioni o comunque sceicchi che dicono cose importanti che ti fanno riflettere per darti beneficio a te stesso, allora va bene. Quindi sta a te a come usare il telefono, e sicuramente non per tante ore, quello sicuramente non va bene. E poi comunque parlando magari di Instagram è molto importante, o magari di Facebook è molto importante sapere chi avere come amici, perché ovviamente se tu segui, magari se sei, parlando di me stessa, se io sono una donna e mi trovo tutto il mio Instagram di solo maschi, non va bene, specialmente se magari sono sposata, ma a prescindere, secondo me è una cosa che non va bene, perché poi un giorno, quando ci sarà il giorno di giudizio, sicuramente i miei occhi mi giudicheranno, e non voglio che i miei occhi mi giudicheranno dicendo che comunque ho sprecato il mio tempo a guardare cose che non dovevo guardare, magari altri maschi, altri uomini, non va bene, specialmente magari per rispetto di mio marito, ma comunque a prescindere, appunto come dice l'Islam, di abbassare lo sguardo, non va bene guardare altri uomini. Quindi un consiglio che io vorrei dare, diciamo è una cosa mia personale che io ci tengo a dire, è che secondo me come prima cosa un po' tutti noi dovremmo cominciare a fare una selezione delle persone che abbiamo sui social media, che sia Facebook, Instagram e altri social media, e capire le persone quindi che abbiamo, capire se sono le persone giuste o se sono le persone sbagliate, ovvero perché se abbiamo delle persone sbagliate ci porta a, quando sfogliamo la home dei nostri social, a vedere qualcosa di haram e che comunque non va bene. Quindi cercate di fare una selezione delle persone che avete e non seguitele più, perché se poi vi capiterà appunto sulla home page, vi capiterà comunque, succederà comunque che per sbaglio di guardare qualcosa che non va bene, che sia pornografico, che sia persone che siano vestite in modo che non va bene, e che magari comunque è haram. Quindi questa è la prima cosa che comunque consiglio: fate una selezione dei contatti che avete. La seconda è di stare attenti al tempo che usate col telefono, quindi se state insieme in famiglia, siete di più con vostra moglie, con i vostri figli, e comunque se c'è tempo di pregare, subito posate il telefono per pregare. O se appunto state notando che state sprecando tanto tempo col telefono, provate come prima cosa a usare di più il Corano, a leggere il Corano, ad ascoltare magari qualcosa che dà più beneficio. Se volete proprio usare il telefono, fatelo come beneficio, quindi vedere cose sull'Islam, qualcosa che vi impara di più, o comunque sentire le recitazioni. Usate il telefono per qualcosa di beneficio, non qualcosa che vi spreca il vostro tempo per niente. Poi comunque un'altra cosa molto importante è, parlo comunque specialmente per le sorelle, cercate di non imitare le persone che fanno qualcosa che non va bene, tipo ogni volta che magari volete uscire, che vi truccate, che mettete l'hijab, che siete fuori a mangiare qualcosa, no? Non postate tutto, nel senso fatevi selfie e postate tutte cose, che comunque bisogna anche avere una vita privata. Non potete avere la vita completamente pubblica, di quando uscite, di cosa mangiate, dove andate, che vi sentite belle, vi fate un selfie, perché comunque gli uomini guardano e non va bene. Dobbiamo comunque pensare che questa vita deve essere reale, ma al di fuori del telefono, non col telefono, perché il telefono è solamente un oggetto. Poi quando arriviamo al giorno di giudizio, Allah vi dirà cosa avete fatto col vostro tempo, e voi cosa vi direte? Siamo fatti i selfie, ci siamo truccati davanti alla telecamera per farlo vedere agli altri, per come si fa? No, lui vorrebbe sentire che comunque abbiamo letto il Corano, abbiamo imparato il Corano, abbiamo fatto qualcosa di positivo. E poi comunque anche il discorso dei figli. Ci sono mamme che comunque devono stare, secondo me, attente a quello che fanno i figli col telefono, perché possono fare qualcosa che non va e possono anche vedere qualcosa che non va. E terzo,
possono sprecare il loro tempo col telefono e non studiare e fare comunque qualcosa che non va bene, che è haram. Quindi comunque è una cosa che non dà beneficio neanche ai bambini nella loro crescita, perché non cresceranno bene così. Anche comunque con questa nuova generazione si usa tanto la musica, video su YouTube di musica, TikTok e varie cose che comunque dovremmo insegnare ai bambini che è haram, perché non va bene. E soprattutto, è un'altra cosa che volevo dire, è non essere gelosi o comunque far capire anche ai figli di non essere gelosi di quello che gli altri hanno e di apprezzare quello che hanno, perché dobbiamo ringraziare sempre a Dio per quello che abbiamo ed è per quello che siamo. E sì, di essere un po' più privati nella nostra vita e non usare il telefono per qualsiasi cosa, ma appunto per qualcosa di beneficio per la nostra vita. Se vogliamo imparare una sura, se vogliamo sentire qualcosa in particolare di qualche dubbio che abbiamo, se è haram e se non è haram. Poi siamo anche in un'era dove la tecnologia si sta avanzando in una maniera estrema e dobbiamo stare tutti attenti, e appunto anche il Corano dice che arriveranno questi momenti un po' particolari e dobbiamo stare tutti attenti, perché appunto essendo musulmani dovremmo già essere avvisati dal Corano e noi stessi dovremmo essere alla guardia e saperci comportare. Quindi quello che vi consiglio, per favore, ve lo dico per favore, state attenti al vostro tempo, a come lo usate e specialmente col telefono. Non guardate e non sentite cose haram e usate il telefono solo per qualcosa che vi dà beneficio. State di più con i figli, con le mogli, pregate a tempo della preghiera e leggete di più il Corano. E con questo concludo, spero che vi è piaciuto questo video, se ho sbagliato qualcosa scrivetemi pure. E assalamu alaikum!